Allora, a questo punto vi consiglio di scaricare Postman, ok? Ovviamente che cos'è Postman? È un simulatore di richieste HTTP che ci servirà, che sarà estremamente importante per quanto riguarda proprio l'interazione con la nostra API. Se volete, se volete approfondire l'interazione con Postman, soprattutto con le API, vi consiglio di visualizzare le altre playlist su Node oppure sulla parte .NET oppure Angular, quello che volete. Allora, la cosa più importante in questo momento è che se abbiamo effettuato la richiesta fondamentalmente almeno la configurazione direttamente sulla nostra sul nostro lama, quindi sulla porta di configurazione, sulla porta di ascolto, noi possiamo definire quindi un indirizzo che sarà http:// sul localhost, ok? E lui ovviamente sarà in ascolto sulla 7998, abilita degli endpoint che si chiamano API/chat su cui posso effettuare delle tipologie di operazioni molto semplici. Se vado in send direttamente sulla get, effettivamente lui mi dice attenzione, la pagina non è stata trovata, però già l'idea che non mi dia un errore, ad esempio un errore 500, mi fa ben sperare. Imposto ovviamente questa tipologia di operazione come post, ok, e vado sul body impostando come row e poi JSON, ok, la tipologia di corpo che voglio inviare contenente la mia richiesta. Che cosa vado ad effettuare? Vado ad inserire un valore JSON, o comunque sia un oggetto JSON configurato esattamente in questo modo. Devo dire ad Ollama, perché l'API chat è un endpoint messo a disposizione già direttamente da Ollama, devo dirgli che modello voglio utilizzare. In questo caso gli metto model, due punti, la versione di Lama 3.1 e se gli imposto latest, praticamente lui, se ne ho più di una versione come abbiamo visto nella list, utilizzerà soltanto l'ultima che conosce. E poi vado a definire un altro elemento che si chiama messages, perché potrei impostarne anche più di uno, quindi questa è una sequenza di operazioni. Vedete le parentesi quadre? Bene, il messaggio che voglio inviargli è praticamente deve avere un role. Ok, questo è necessario. Per esempio, gli metto user. La tipologia di ruolo può essere differente. La tipologia di utente user è l'utente umano che interagisce con il sistema, assistant potrebbe essere il sistema stesso e così via. Faremo un approfondimento su delle lezioni più avanzate. La cosa un po' più importante è proprio questa. Gli impostiamo quello che è il messaggio. Content, due punti, perché il cielo è blu. E a questo punto che cosa succede? Questo è il messaggio che vogliamo inviargli. Imposto, quindi alla fine della mia sequenza, anche un altro elemento che si chiama stream. Questo è estremamente importante per noi. Perché? Perché quando lui effettua le operazioni, tipo ciao, mi rispondi, vedete che lui ci mette tempo per visualizzare il messaggio, quindi che cosa sta facendo? Sta tokenizzando, vedete? Significa che lo stream è in diretta, quindi quando lui compone la frase è in diretta, man mano mi visualizza la risposta. Non ci interessa questo, soprattutto quando facciamo un'interrogazione tramite API. La cosa più importante è che lo stream deve essere a false, ovvero la risposta mi deve essere data tutta insieme, ok? E questo è estremamente importante per noi. Proviamo ad effettuare un send, guardate cosa succede, lui sta elaborando. Se tutto va bene avremo una risposta, quindi adesso il nostro processore starà lavorando un bel po', avremo una risposta sul per quale motivo il cielo è blu. Attendiamo qualche secondo ed eccolo qui. Guardate, model Lama 3.1 latest, questo è il timestamp di quando viene effettuata l'operazione e questo è il messaggio con, guardate, la role assistant, che in pratica è il sistema che mi sta rispondendo. Capite qual è il concetto? Io sono lo user, lui è l'assistant e questo è il contenuto. La luce solare si compone di diversi colori che si distribuiscono su uno spettro visibile e così via. Vedete? Qui sotto ci sono delle informazioni che per noi sono estremamente importanti, le andremo ad analizzare man mano che andiamo avanti con il nostro corso. La cosa più importante è che possiamo effettuare una interrogazione diretta sull'AMA, ok? Tramite Ollama e le REST API che ci mette a disposizione, customizzando addirittura la porta di ascolto in maniera totalmente diretta anche da Postman. La cosa che faremo
da oggi in poi è proprio quella di utilizzare ad esempio Node.js e Express per effettuare la creazione innanzitutto prima della nostra API personalizzata con il nostro chatbot, con un nostro chatbot, e poi ad esempio potremmo includere elementi di memoria, il database e così via. Iniziamo col nostro corso.